Ragazzi, non perdete la fantastica puntata di oggi, perché qui abbiamo un bel terreno da lavorare e soprattutto dobbiamo iniziare l'orto invernale. Quindi in questa zona andremo a mettere tutto quello che è bieta, cicoria, tutte cose a taglio. Quindi quale migliore occasione per parlarvi in maniera definitiva dell'impianto di irrigazione e di pacciamatura. Vi spiego come lo faccio, vi spiego perché è importante farlo. Non mi dilungo ulteriormente, ci vediamo dopo la sigla. Allora ragazzi, bentornati. Abbiamo fatto innanzitutto un po' di pulizia con il trattore, abbiamo iniziato a levare il mais, insomma abbiamo predisposto l'orto per ospitare le piantine invernali. Questa purtroppo è la zona dell'orto dove a causa di questi alberi ho più ombra e quindi le piante iniziavano a soffrire. Non essendo più produttive ho deciso di rigirare il terreno e adesso andremo a mettere buona parte degli ortaggi invernali. Ma prima di vedere l'aspetto di piantare nuove cose, direi di soffermarmi un attimino sull'impianto di irrigazione. Ma perché è importante averlo? Irrigazione e poi pacciamatura. Allora, innanzitutto l'irrigazione, se fatta con le manichette, ci permetterà di avere una bagnatura omogenea delle piante, perché spesso questo è uno dei problemi che causa dei risultati, diciamo, non soddisfacenti nell'orto. Chi annaffia con il tubo, oltre a spendere tantissimo tempo, perché comunque ci vuole del tempo per bagnare e soprattutto per farlo bene, diciamo non sempre riesce a distribuire la giusta quantità sulla piantina, e quindi utilizzare un impianto a goccia ci consente di irrigare in maniera omogenea le nostre piante. Quindi non ci sarà quella che si affoga e quella che ancora deve bere, ci sarà una distribuzione dell'acqua in maniera uniforme. Tra l'altro, se riusciamo ad automatizzare il processo, non solo avremo ottimizzato il nostro tempo, ma soprattutto ne godranno anche le piante. Perché? Ma perché ragazzi, anche l'impianto di pacciamatura ha dei vantaggi. In primis riesce ovviamente a combattere il sorgere di infestanti, quindi anche lì altro tempo che risparmiamo e che possiamo dedicare a fare cose più utili. E soprattutto la pacciamatura in un certo senso protegge le radici, le protegge dal caldo in estate e soprattutto in inverno le protegge dal freddo, quindi tanti vantaggi nell'utilizzarlo. La scorsa puntata avete visto l'utilizzo del fieno, anzi tra l'altro se non avete visto quella puntata vi lascio il link qui in alto a destra, così la potete guardare, ma non ci cliccate subito perché ve la lascerò anche al termine del video come scheda. Possiamo usare del telo biodegradabile, telo che sempre più le aziende stanno iniziando ad utilizzare perché è molto comodo. Si distende con la pacciamatrice, con il trattore, e la cosa bella è che quando la coltura è finita possiamo ripassare con la fresa e ridaremo sostanza organica perché viene fatta in fibra di mais. Adesso noi lo andremo a stendere a mano, proprio perché un grande problema che si crea con la meccanizzazione di questo processo, con la pacciamatrice, è appunto che il telo viene interrato e quindi a distanza di tempo diventa molto difficile toglierlo. Quindi almeno quelli di plastica io li distendo a mano e adesso vi facciamo vedere. C'è però quest'altro sistema che utilizzo e tra l'altro consiglio soprattutto per orticelli un pochino più piccoli, ed è questo telo quadrettato in polietilene. Dura ragazzi tantissimo, ce l'ho forse questo da più di 12 anni, quindi ogni volta che è finita una coltivazione gli do una pulita e lo rimetto per la coltivazione successiva. È ottimo, quindi se avete un piccolo orto forse spendete un pochino di più, ma vale la pena utilizzarlo. E niente, iniziamo a vedere. Allora, cosa ci serve per l'impianto di irrigazione? Allora, dobbiamo innanzitutto creare un impianto di testata, quindi un impianto da cui poi partiranno le manichette gocciolanti. Per creare la testata, che io levo ogni volta che passo col trattore proprio per evitare di rovinarla, io utilizzo un tubo di diametro 25 in PN6. Mi raccomando, PN6 è la durezza
del tubo, molto morbido da bucare, e soprattutto è un tubo che permette di innestare questi rubinetti, i rubinetti a cui poi verrà diciamo collegato la manichetta gocciolante. Il sistema che vi sto consigliando è frutto di un'esperienza, anche perché questo tipo di sistema lo utilizzano nel settore professionale, quindi capite bene anche lì, se lo utilizza un'azienda professionale, un'azienda che coltiva, un'azienda agricola, vuol dire che è efficiente e riusciamo a spendere poco ed avere un prodotto ottimo. Allora, tutto quello che vedrete da un punto di vista di materiali, quindi rubinetti, tubi alla gocciolante, teli, vi lascio il link in descrizione. Io mi fornisco da diversi anni da questa azienda, Di Giulio si chiama, e ritengo che abbia i prezzi più competitivi che potete trovare sul mercato, quindi di cuore mi sento di consigliarveli. Poi vedete voi. Prima particolarità di questo telo: è dotato di 4 fori, ognuno disposto a 20 cm, quindi c'è una distanza tra le file di 20 cm e tra le piante di 20 cm. Si adatta benissimo alla coltivazione di ortaggi a taglio, quindi anche insalate, rughetta, un po' tutto, bieta, cicoria, broccoletti, tutto quello che è un po' a taglio e comunque ortaggi a foglia, quindi insalate. Io utilizzo questo telo, purtroppo non lo fanno biodegradabile, se no l'avrei utilizzato, ma comunque anche questo telo, se lo comprate, lo potete riutilizzare per più tempo. Allora, particolarità, perché dobbiamo garantire a tutte le piantine, soprattutto nella prima fase, quindi quella subito dopo il trapianto, una corretta irrigazione. Quindi su questo telo dobbiamo andare a predisporre 3 file di ala gocciolante. Quindi, siccome sto riutilizzando un tubo già utilizzato dove appunto c'era un innesto, adesso ne andremo a creare 2. Mi aiuto con questo proprio per fare in modo di creare correttamente i buchi dei fori. Per farlo ci vuole il trapano. Eccolo qua. Allora, facilissimo, si prende una punta da 10, si prende il tubo e si fa semplicemente pressione. Prendiamo l'innesto e questo va a pressione. Ok, ricordatevi di fare i buchi non eccessivamente grandi, proprio perché così evitiamo di far uscire l'acqua. Adesso questo rubinetto si innesta e il gioco è fatto. Allora, è appena arrivata la manichetta nuova insieme a tutto il kit. Tra l'altro questa manichetta non è che la potete, la dovete riutilizzare più volte, perché a meno che, allora, poi se si rompono ci sono dei giunti, quindi anche quelli trovate sul sito, e quindi capita che ogni tanto la manichetta si buchi e quindi il giunto permette di riutilizzare il tubo, anche perché non potremmo andarla a togliere se stiamo coltivando. Allora, attenzione, perché qui cosa incredibile. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci di effettuare il taglio per provvedere all'innesto a metà tra i 2 grip, perché si inserisce la manichetta all'interno di questo supporto e poi si fa semplicemente scorrere qui il fermo. È un gioco da ragazzi, ci vuole poco e costa soprattutto pochissimo. Considerate che all'incirca per 2 km di tubo ho speso all'incirca 130 euro. Cosa fare prima di stendere il telo? Ma direi sicuramente di provare comunque l'impianto di irrigazione. Guardate che bello questo effetto di tante gocce che escono dal tubo. Capite bene che solo in questo modo si riesce ad ottenere un'irrigazione omogenea. A questo punto andiamo a fissare il telo all'estremità, quindi andiamo a mettere un pochino di terreno sopra per fermarlo. Un minimo di attenzione facciamo in modo, altrimenti poi ci dobbiamo rimettere le mani, che la manichetta corrisponda e sia dritta. Allora, come si fa? Semplice,
si fa scorrere il tubo, ok? In questo caso lo tiriamo anche un po' all'inizio e non dobbiamo far altro che aggiungere un pochino di terra. Nel corso del tempo sicuramente la terra, un po' con la pioggia, un po' con il vento, tenderà a togliersi, quindi ogni tanto magari facciamo in modo di mettere un pochino di terra. Quanta ce ne vuole? Allora, io faccio questo lavoro, vedete come coincide bene, e prendiamo le misure. Ok, andiamo avanti e diciamo ad ogni metro facciamo capitare un pochino di terra in prossimità, ok? Magari la possiamo anche schiacciare. Eccoci, bentornati, un po' sudato, un po' stanco, perdonatemi, ma siamo pur sempre nell'orto e ancora fa caldo. E tra l'altro ragazzi sta per iniziare a piovere, quindi quasi come un segno divino adesso inizieremo il trapianto delle biede che, come vedete, venite con me, guardate che cielo che si sta prospettando, già inizia a piovere, ma noi il lavoro lo dobbiamo portare a termine. E vi volevo far vedere le piantine, perché grazie all'utilizzo di questa serra sono riuscito a velocizzare di tantissimo la crescita di questa, che è bieta. Stanno iniziando a germinare lì in fondo le altre piantine, colture che andremo a mettere poi poco alla volta. Allora ragazzi, noi il lavoro l'abbiamo finito, appena iniziato a piovere con maggiore intensità, quindi le nostre piantine di bieta saranno felici. Spero che sarete felici anche voi. Spero di avervi trasmesso alcune informazioni importanti riguardo la pacciamatura e l'impianto di irrigazione, quindi abbiamo visto che veramente ci vuole pochissimo tempo per realizzare un impianto professionale, poi spendendo pochissimo. Vi ricordo tra l'altro che vi lascio in descrizione il link dove comprare ala gocciolante, tubi, raccordi, qualsiasi cosa. E niente, vi lascio con questo bellissimo doppio arcobaleno e vi ringrazio per aver visto anche questa puntata. Noi come sempre ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!